Buongiorno ragazzi, allora oggi facciamo un video su come attaccare lo scooter a un ODB, quindi fare una diagnosi. Allora, prima cosa dobbiamo smontare questa vitarella qua, questa qua sopra. Una volta smontata, adesso vediamo se riesco, ma ok, eccola qui, svediamo la vitarella. Eccola qui. Adesso prendiamo la scocca, la tiriamo verso il basso, eccola qua, e l'abbiamo tolta con i fermi. Vedete, c'è questa U, quindi deve fare uno scattino verso il basso e verso l'esterno, e la togliamo. Ok, io ovviamente già l'ho attaccata perché già ce l'ho all'interno. Il cavetto, eccolo qui, è questo rosso. Non so se riesco a portarlo fuori, farvelo vedere. Eccolo qua. Quindi con tutti i cavetti dovete prendere questo qui che è rosso e ci attaccate l'ODB. Io il cavetto l'ho già attaccato, eccolo qua, e l'ho portato qui sotto, eccolo qua. Quindi non devo sempre staccare questo qui e c'ho sempre l'attacco per la diagnosi sempre pronto all'uso. Allora, io come ODB ho preso questo qua su Amazon, è eccezionale, iCar Pro. Devo dire che mi ci trovo veramente molto bene. Cosa bisogna fare? Allora, come prima cosa fate fare il check allo scooter, lo accendete, fa il check normalmente e poi andate ad attaccare l'ODB. Ok, appena lo attaccate si accenderà una lucettina. A posto. Una volta fatto questo, andiamo lì, opla, accendete, non vi faccio vedere il codice, ma per una cosa, ok. L'applicazione è questa, Car Scanner, si scarica dall'Apple Store o se hai Android dall'applicazione per scaricare le app. Allora, adesso vedete, io faccio disconnetti perché c'era la demo attaccata, fate connetti, ti chiede come lo vuoi connettere, fate Bluetooth e tornate indietro e fai connetti. Successivo, ok, consenti, vedete qua ve lo dà sopra, ISO, Wink, a posto. Adesso si sta connettendo. Ovviamente questa è solo la prima volta, lo dovete fare perché io ho riscaricato l'app su questo telefono, quindi la prossima volta fate, accendete attaccate l'ODB, fate connetti e si connette in automatico senza fare quella procedura all'inizio. Ok, qua mettete sì. Allora, l'applicazione è questa qua. La prima cosa da fare quando si attacca un ODB è fare una diagnosi, e è questo, per vedere se ci sono errori. Ti si apre questa pagina e fai leggi per vedere se ci sono comunque spiaccese o errori o qualsiasi altra cosa. È la cosa più importante da fare, diciamo. Adesso sta facendo il controllo del motore, centralina di trasmissione, ok, nessun codice di errore. Io devo dire che mi ha salvato la vita questo programma, perché praticamente, cioè elicottero,
avevo un problema su un sensore dell'aria e praticamente non riuscivo a capire che cos'era che mi accendeva l'aspiamotore. Tramite questo qua mi ha dato l'errore, poi quando ti tagli l'errore ti dice cerca online, ti apre la pagina direttamente su Google di qual è l'errore che ti dà e ti dice anche la soluzione, cosa cambiare, cosa non cambiare, è comodissimo. Ok, perfetto, qua torniamo indietro, non abbiamo errori. Io uso tantissimo per vedere la salute dello scooter, qui, cruscotto, vedete questa è la pagina come io l'ho impostata. Allora, breve correzione B1, la temperatura, carico assoluto, S01 correzione B1, che sarebbe la sonda lambda, mappa, giri motore, posizione della farfalla e stato alimentazione. Vedete, posizione della farfalla adesso praticamente chiusa, sta a 14,9. Se io vado a dare gas, vedete come sale? Fino ad arrivare a un massimo di 87,71.31. Vedete, se io lascio ritorna in posizione, se ridò tutto il gas si riapre tutta. Non vi preoccupate se non arriva al 100%, ma per questo scooter il massimo è quello che dice qua, perché io l'ho provato anche con il corpo farfallato smontato e praticamente dando tutto gas la farfalla era completamente aperta, ma l'applicazione poi mi dava comunque 84,3 o 84,7, quindi così è aperta al massimo. Comunque, per impostare questa pagina così basta cliccare sul quadratino, fare personalizza. Vedete, per esempio questo qua, breve correzione B1, sarebbe aggiustamento della percentuale della miscela a breve termine, blocco 1. Poi vabbè, la temperatura, il carico assoluto, che è un'altra cosa molto importante, che sarebbe il valore assoluto di carico motore. Poi c'è S01 che sarebbe sonda ossigeno 1, correzione carburante a breve termine, che praticamente sarebbe sia correzione B1 sia S1 B1 sarebbero due valori che la centralina va a correggere l'entrata di carburante in base all'aria, in base al gas, in base a tutto. Questi due valori non devono superare né più 10 né meno 10 percentuale, quindi vuol dire che se sta in quel range lo scooter sta in perfette condizioni, cioè vuol dire che la centralina lavora talmente bene che non ha bisogno di correggere troppo la miscela e è diciamo un segno di salute. Come mappa, la mappa è praticamente la pressione che sta dentro al collettore, quindi infatti si chiama questa qui pressione assoluta del collettore di immissione, sarebbe il vuoto che si crea all'interno del collettore. Se il vuoto sta in un range che dopo vedremo, vuol dire che non ci sono né perdite di aria, quindi vuol dire che è tutto perfetto e la moto respira bene e quindi è tutto a posto. Poi ci sono i giri del motore, la posizione dell'acceleratore, quindi questa è la valvola a farfalla, e stato alimentazione, questo è praticamente apre e chiude un anello che serve a fare entrare e uscire aria insieme alla benzina. Quindi questo qua adesso lo vedremo quando accenderò lo scooter, si aprirà e si chiuderà in base a quando dai gas o no. Questa fatta così è una secondo me tra le impostazioni migliori, perché vedete praticamente come funziona il motore e se è tutto a posto ovviamente. Poi io un consiglio che do, magari
fare un video di questa pagina con il motore acceso, anche magari quando state in movimento, al massimo di 5 minuti, metterlo su una IA tipo Gemini o ChatGPT e lui vi dirà se lo scooter sta bene o se ha qualche problema. Almeno io la uso così, questa impostazione. Accendiamo lo scooter. E vedete, non ho spie accese. Comunque adesso, perché comunque la moto è un po' calda perché ho fatto già un giro, però vedete, correzione B1 S1, se è a 0 vuol dire che è la perfezione. Carico assoluto, vedete, se io do gas cambia 36, 22, diciamo che da fermo vedete come sono cambiati B1 e correzione B1, praticamente dà e leva benzina, quindi così sta a più, quindi sta dando quel minimo in più di benzina per tenere il minimo a 1500 giri, 1600 circa. Poi anello chiuso, sta utilizzando la sonda lambda per determinare il mix di combustione, quindi la lambda adesso sta chiuso, l'anello, e la centralina sta usando la lambda per dire il motore se mettere o levare benzina. Vedete, questa invece è la mappa, quello che dicevo, all'interno del motore si forma una depressione. In teoria la depressione adesso è perfetta, vedete, se io do gas la depressione sale, se lascio torna in basso, però una schermata come questa vi aiuta a capire se lo scooter è in buona salute oppure no. Come vi dicevo, fate una registrazione di questi dati, li immettete su una IA e vi dice perfettamente quello che il motore vi sta dicendo, dandovi questi dati. Comunque è molto semplice, intuitiva. Poi ovviamente potete mettere anche altri dati qua, però diciamo che questi sono i più importanti. Comunque i più importanti sono B1, che devo stare quasi vicino allo 0. Se sono vicino allo 0 vuol dire che la centralina sta lavorando bene con tutte le varie sonde e non sta sballando la miscela o l'aria che entra e tutto quanto. Il carico assoluto e la mappa, anche questi due sono molto importanti. Ovviamente da fermo non vedrete un grande picco, il carico assoluto può arrivare pure fino a 100, nel senso quando stai a pieno carico al massimo con la farfalla aperta il carico assoluto dovrebbe stare circa sui 100, adesso sta diciamo al minimo, sta sui 22. E la stessa cosa mappa, arriverà fino ai 90. Poi ovviamente si può cambiare, mettere invece di PSI si può mettere all'atmosfera, ma dipende, comunque quello che preferisci tu. Però diciamo che lo scooter per stare bene deve avere un valore non troppo basso di questo e non troppo alto di questo, al minimo ovviamente. Poi vi ripeto, la cosa migliore da fare è fare un video e metterlo su una IA e vi dirà alla perfezione come sta lo scooter, però diciamo che le cose da chiedere sono queste. Ok, allora adesso richiudiamo qui, che è semplicissimo. Opla. Basta appoggiare questo nel buchino deve entrare qua sopra, ok, e schiacciare e poi rimettiamo la vitrella qua sotto.